finalmente andiamo in Sardegna, anzi veniamo in Sardegna. È strano come, pur essendo io sardo, non abbia ancora fatto una ricetta sarda su questo canale, però voglio porre rimedio subito cucinando la pasta alla carlofortina, che è una ricetta molto interessante e molto particolare perché, pur essendo una ricetta effettivamente sarda, ha delle influenze anche da altre parti d'Italia. Infatti Carloforte è una piccola cittadina sull'isola di San Pietro, a sud-ovest della Sardegna, che è appunto un'ex colonia genovese. Quindi questo è un piatto che prevede l'utilizzo del pesto, che è appunto una componente fondamentale della cucina ligure, e del tonno, che invece è una componente fondamentale della cucina carlofortina. Iniziamo subito. Per questa ricetta abbiamo bisogno di pomodorini, di tonno, pesto, della pasta. Io ho voluto fare un'ulteriore contaminazione perché ho scelto dei garganelli, che sono una pasta all'uovo tipica dell'Emilia Romagna, uno spicchio d'aglio, un po' d'olio e un po' di sale. Benissimo, iniziamo subito. Prendiamo il nostro spicchio d'aglio e andiamo a schiacciarlo come sempre e lo mettiamo da parte. Poi prendiamo i pomodori e iniziamo a tagliarli a metà. Una volta tagliati i pomodori andiamo a fare un sugo semplice di pomodoro fresco. Nel caso vi foste persi il video dei miei spaghetti al pomodoro fresco, vi consiglio di andare a recuperarlo, vi metterò il link in descrizione. Andiamo a mettere un filo d'olio, il nostro spicchio d'aglio, facciamo insaporire leggermente l'olio e poi andremo ad aggiungere i pomodori. Il pomodoro fresco ha una cottura veramente molto veloce, quindi possiamo già buttare la pasta. Mettiamo sempre un po' di sale nell'acqua e buttiamo i nostri garganelli. I garganelli sono una pasta che ha un tempo di cottura molto breve, 8-9 minuti massimo. Nel frattempo io mi vado a tostare qualche pinolo, che poi userò come guarnizione del piatto. Mettiamo un padellino. Vado ad aggiungere anche un pochino di sale al sugo. Ecco fatto. Qui il sugo è già pronto e possiamo spegnere. I nostri pinoli stanno tostando. Non voglio tostarli eccessivamente perché è molto facile che si brucino, quindi gli do giusto una scaldata. È già sufficiente in realtà. Ecco fatto. Adesso andremo a prepararci il tonno. Alcune persone preferiscono cuocere il tonno insieme al sugo. Io invece sono un amante del tonno fresco, che rimanga morbido, quindi andrò ad aggiungerlo proprio alla fine. Gli darò solo un pochino di calore con la pasta e nient'altro, quindi lo taglierò a cubettoni in questo modo. Mi piace che si senta proprio sotto i denti. Il tonno ha una carne straordinaria, tutti su per giù della stessa grandezza, in modo tale che abbiano una cottura omogenea. Bene, adesso non ci rimane che aspettare che la pasta sia cotta. La pasta è praticamente cotta, quindi io accendo il fuoco sotto la salsa. Vado ad eliminare l'aglio e scolo la pasta direttamente dentro al sugo, in questo modo. I garganelli hanno un aspetto veramente bello. La pasta all'uovo dà sempre un tocco di classe ai piatti perché ha questo colore giallo dato dai tuorli dell'uovo, molto interessante, oltre ovviamente al sapore che è molto buono.
Vado ad aggiungere come sempre un goccino d'acqua, poi aggiungo un filo d'olio e vado a saltare. Adesso arriva la parte più importante in assoluto della ricetta, perché io vado ad aggiungere il tonno. Lo salto un po', in modo tale che si cuocia. Il tonno piano piano sta cuocendo e la salsa si sta addensando. Adesso è arrivato il momento di aggiungere il pesto. Giusto un'altra saltata. E vado ad aggiungere una bella cucchiaiata di pesto. Questo è il pesto fatto in casa. Anche qui, se eventualmente vi foste persi il video del pesto, vi consiglio di andare a recuperarvelo. La pasta è pronta. Come vedete è un altro piatto molto veloce, con sapori molto forti, molto intensi, molto profumato. Prendiamo il nostro bel piatto e andiamo a mettere una bella porzione dei nostri garganelli alla carlofortina. Come decorazione vado ad aggiungere i pinoli che ho tostato prima. E poi mi piace sempre mettere un po' di verde alla fine dei piatti, quindi vado ad aggiungere qualche fogliolina di origano fresco. Questi sono i miei garganelli alla carlofortina. Buon appetito! Su questo piatto c'è veramente poco da dire. Qui c'è Sardegna, Liguria, terra, mare, veramente piatto dal profumo intensissimo. Quindi io ora me lo assaggio e vi faccio sapere se è buono. È buono, è buono. Buon appetito!